tu Max hai iniziato qua, no? Cercavo un pezzo di terra per fare un orto a Castelvetro, quindi ho incontrato prima Danny Bini, che però era un po' lontano perché era già impegnato col lavoro da cantiniere. Azienda agricola, ho visto Danny Bini. Sì, esatto, quella lì a casa dei miei nonni, lì dove sono nato. Là dietro dove c'ho i trattori. Perché non ti fai la cantina qua, scusi? Una lunga storia. Comunque i primi esperimenti li ho iniziati a fare in garage qua dentro proprio. Condividiamo uno stesso luogo per fare per il momento più importante del nostro lavoro, che è quella della vinificazione, significa che andiamo ben oltre la voglia di condividere. Poi credevano che io fossi capace, siccome avevo studiato, in realtà ero geometra. Dopo avevo fatto agraria, un ABC, anche se avevo fatto scienze della produzione animale, però davo l'impressione di capirci qualcosa. Io sono cresciuto a Soliera, in paese, abitavamo dall'altra parte del paese, poi dopo, quando mi sono sposato, siamo stati un po' a Carpi e poi ho dovuto ritornare in campagna perché io in città non ce la fai. Non ce la posso fare. A 19 anni mi sono iscritto ad agraria perché volevo lavorare all'aperto ed era l'unica idea che avevo da fare. I miei nonni erano agricoltori, avevano la campagna, vigna, orto, facevano un po' di ortaggi, un po' di tutto. Volevo fare un piccolo orto per me, per farmi da mangiare io, però non si può neanche tenere in mano una zappa. E poi la cosa bellissima che secondo me Claudio ha fatto non solo per me ma per tutti i ragazzi della mia età o comunque della mia generazione di entrata in viticoltura, in viniviticoltura, è il fatto che lui è un laboratorio al cielo aperto. Ho saltato 2 generazioni, non sono figlio di agricoltori, quindi non ho avuto lo sconto generazionale, ho potuto fare quello che mi pareva in azienda, anche come scelta di tecnica agronomica. Qui non c'è soltanto enologia ed agraria, c'è un'idea anche urbanistica. Hai avuto un architetto che ti ha aiutato? No, ma semplicemente l'idea di formare un organismo agricolo. Cosa vedi qua tu? Beh, qui si vedono, potrebbe essere tranquillamente l'Emilia Romagna con tutte le strade. Ma che roba, pazzesca. Cosa ti suggerisce? Mi sembra delle vene, mi sembra una città. Non è l'industrializzazione il male. Diciamo che l'industrializzazione dell'agricoltura è l'errore. L'importante è riconoscerlo. L'industria è anche vinicola, eh? Certo, sì, Sì, intendo anche campi sì, sembra come che la pianura facilita le cose, facilita la logistica, la produzione, la produttività. Questo ha un impatto anche sulla produzione vinicola. Però ci sta che sia avvenuto, sia stato applicato un certo tipo di industrializzazione. Non ci sta che nel 2020, alla luce di tutti i danni che ha fatto l'agricoltura, si continui a promuovere un'agronomia obsoleta. Questo è il punto, perché adesso noi avremo gli strumenti di poter dar da mangiare a tutti. Salterebbe il sistema economico, bisognerebbe ripartire da zero, secondo me. Questo è il problema. Basta che scendi di 1,01 PIL e va tutto a puttane, ciao core. Forse è una fortuna che qua sia più difficile fare le cose, perché la maggior parte io ti ho sempre detto che in questa zona ci sono molti produttori d'uva e pochi vignaioli. Diciamo quello che ho visto venendo qui sono capannoni, camion, pallet. Cioè l'unica piazza dove trovavi un'opera che aveva una sua specificità. La rotonda? La rotonda. Quando vedi questa piattana abbiamo tirato via siepi, abbiamo tirato via boschi, certo. abbiamo tirato via tutto, è più un parcheggio che una zona agricola, no? Prima erano terreni che coltivati, lavorava mio nonno, poi quando è andato in pensione li ha restituiti al proprietario che ha deciso di piantare un bosco. C'ha dei contributi, esatto. Non ci sono più vigne, li ha spiantati. Tolto tutto, anche il prato, così adesso è tutto bosco. Questa è la fogna di Castelnuovo e si andava a lavare il bucato, a sciacquare il bucato di dentro. A quel punto morivano anche tutti i pesci e le anguille
E lì è finita la storia del pesce. Qui c'era l'acqua tutto l'anno, mia mamma e suo fratello facevano il bagno, c'erano i gamberi e tutto quanto. Adesso non c'è l'acqua neanche d'inverno praticamente. I famosi gamberi di fiume. Esatto. Noi abbiamo coltivato campi per 10.000 anni. Quindi mi vuoi spiegare perché se abbiamo distrutto con le bombe i campi nella seconda guerra mondiale o abbiamo ammazzato dei contadini, questi li sostituiamo con i concimi chimici, con i pesticidi, con i diserbanti? Poi senti questo odore, non è il nostro concime, Questo qua è pellettato che stanno dando, senti questo odore orribile. Quando i miei amici sono andati a lavorare in ceramica, io ti dico in miniera, sono là, la badante, in carrozzina, eravamo in 10, in 12, loro andavano in ceramica, dai che andiamo in ceramica, io dicevo andate in miniera, io compro il fondo. Che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Senta, scusi. Lei lavora qui alla fabbrica? Sì. Noi stiamo facendo un'inchiesta sul rapporto uomo-macchina. Una gota mi vuole lavorare. In realtà qualche volta nella nostra campagna, soprattutto in pianura, le api stanno meglio vicino ai centri urbani piuttosto che in campagna, cioè che proprio nell'aperta campagna, perché in aperta campagna si usano pesticidi convenzionali. Ho preso questo terreno che era l'88 e io non ho mai più fertilizzato, mai più messo qualcosa per questo terreno, cioè ho solamente usato i sermenti, trinciatura delle erbe dei sermenti. In queste parti urbanizzate in realtà ci sono moltissimi giardini, moltissime piante, moltissimi fiori, quindi qualche volta, infatti ci sono molti movimenti di apicoltura urbana che stanno crescendo anche nelle grandissime città. Questa è una delle tante città che sono nel mondo. Anche in questa, come nelle altre, vi sono centinaia di migliaia, anzi milioni di uomini. Il problema più grande e più angoscioso, il problema dei problemi, è quello della casa. Chi non vorrebbe avere una casa pressappoco così? Naturalmente è il sogno di tutti, di coloro che abitano in questi alveari umani. E vedete che queste celle sono esattamente esagonali, le hanno costruite loro. L'uomo non riesce a fare una figura così perfetta come questo esagono. E se ci pensate, su un foglio di carta, se volete occupare tutto lo spazio possibile senza lasciare nessuno spazio vuoto, l'esagono è l'unica forma geometrica che ti consente di farlo. Io vado a giocare alle bocce, non viene più nessuno, a mia età. Dov'è la bocciofila? A Castelnuovo. A Castelnuovo c'è la bocciofila? Sì, ormai buttano giù. Ormai buttano giù tutto, fanno una palestra. Facciamo molta fatica, magari sul territorio, a parlare con persone che hanno 50, 60, 70 anni, che sono 20 anni o 30 anni che bevono altre robe. Ma nessuno di voi beve l'ambrusco? No, va bene. Va bene? Tutto ok. L'hai già sentito? No, ho sentito il profumo. C'è l'uva lì. L'uva lì? Buono, eh? Sì. Sì. Bella roba. Sa di lambrusco? È fatta col vino? Più si cerca di fare business in agricoltura e più il territorio diventa una merda, detta come l'ho detto. Perché in alcune zone di produzione si vede solo vigna o industria nel fondovalle, perché sono gettonate. E quello è business, non è più agricoltura. Una volta il lambrusco si faceva con l'uva. Una volta? Una volta. E adesso? Adesso va bene tutto. Ma proprio i modenesi bevono l'ambrusco Sì. Vabbè, possiamo giocare, ragazzi? Chiedo scusa. Grazie. Autoclave con via, non si frulla. Questi sono i riferimenti. Non si frulla, non vanno i ganci. Sì. No, ganci no, ganci.